video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia primaverile che io ho deciso di chiamare Fresh. Questo perché il filato che ho utilizzato si chiama Fresh Mojito della Mistrico Filati. Ora alcuni di voi già lo conoscono perché io l'ho lavorato in passato, ma c'è una novità: rispetto a prima questo filato adesso è più sottile. Infatti il gomitolo da 100 grammi non è più da 140 metri ma da 170 metri, e questo lo rende perfetto anche appunto per poter fare, oltre le giacche che avevamo fatto, anche delle maglie da poter sfruttare in primavera o in estate quando fa più fresco, perché è 100% cotone riciclato. Io ho utilizzato il codice 11, ma vi faccio vedere anche altri colori disponibili sul sito che potete utilizzare, sono uno più bello dell'altro. Io vi straconsiglio anche, c'è un ottanio che è veramente molto bello e sopra i jeans sarebbe perfetto, come lo è anche il bianco. Comunque non vi preoccupate se i colori dovessero terminare, perché è un filato che si può riassortire. Ora, per quanto riguarda il quantitativo, io ho lavorato sempre con l'uncinetto del 5,5 e ho utilizzato 4 gomitoli. Per una taglia M occorrono 5 gomitoli, per una taglia L occorrono 6 gomitoli. La lavorazione è semplicissima, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti e che creano questo stacco sempre forato, ma tra più lavorazione un po' più forata e un po' meno forata, e mi sono divertita proprio a fare questi 4 giri per dare questa impressione che sembra molto a rete. Gli stessi 4 giri si lavorano anche quando si va a lavorare la parte superiore in giri di andata e ritorno, e quando poi si torna a lavorare le maniche in giri di tutto tondo. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima e velocissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia primaverile io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Fresh Mojito nella sua nuova versione, che è più sottile, in quanto adesso il gomitolo da 100 grammi è da 170 metri e non più da 140, quindi è più sottile. Il colore che ho scelto di utilizzare è questo qui, che è il numero 11, però qui potete vedere anche altri colori. Allora passiamo subito alla lavorazione. Qui vi farò vedere un piccolo campione. Io lavorerò con l'uncinetto del 5,5. Nella mia maglia io ho montato 104 catenelle, ottenendo così una larghezza di circa 85 centimetri. Ora mi raccomando, per le taglie più grandi delle mie, il multiplo su cui andiamo a lavorare è un multiplo di 2, e io vi dico taglia M di andare a montare almeno 10 catenelle in più, mentre per una taglia L 20 catenelle in più. Non esagerate a mettere le catenelle, perché comunque lavoriamo con un 5,5, quindi viene bella grande. 104 catenelle solitamente io non arrivo a quella misura, se non appunto quando vado a lavorare con un uncinetto grande, però comunque il multiplo è di 2, potete montare quante catenelle volete, quindi l'importante è che vi misurate sempre la larghezza fianchi o la larghezza seno, a seconda di cosa avete più largo, e vi basate sulla vostra circonferenza per mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare la nostra creazione e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Salto una catenella, entro nella successiva maglia alta, catenella, salto una catenella, vado in quella successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta. Semplicissimo, quindi devo fare questo per tutto il giro. Salto una catenella, vado a fare una catenella di separazione e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva maglia alta. Continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il secondo giro. Quindi sto per terminare il giro, ho fatto l'ultima maglia alta, catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Possiamo andare a fare il secondo giro con una maglia bassissima, entro nella catenella per andare al centro del mio archetto. Vado a fare una maglia bassa, oppure fate prima una catenella e poi una maglia bassa, a seconda di come vi trovate. Catenella di separazione, quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il mio secondo giro.
È semplicissimo anche il secondo giro, vedete che anche il terzo e il quarto in realtà sono semplicissimi. Comunque vado per terminare il giro, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia bassa. Devo terminare il mio secondo giro, non faccio una catenella ma vado nella maglia bassa, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco da tutti i fili sull'uncinetto. A questo punto inizio il mio terzo giro. Con l'uncinetto entro nell'archetto che si è formato e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Catenella di separazione, quello che farò adesso lo farò per tutto il terzo giro. Vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa, una maglia alta. Catenella, archetto successivo di una catenella, entro dentro, maglia alta. Catenella, archetto successivo, maglia alta. Devo fare questo quindi per tutto il mio terzo giro. Catenella, archetto di una catenella, entro dentro e vado a fare la mia maglia alta. Continuo così per tutto il terzo giro, vi farò vedere come terminare e iniziare poi il quarto e ultimo giro. Sto per terminare il mio terzo giro, vado a fare la catenella, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima. Adesso dobbiamo andare a fare il nostro quarto e ultimo giro. Vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto precedente a dove ho chiuso il giro e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo e quello che faccio adesso lo faccio per tutto il giro. Salto l'archetto dove ho fatto la prima delle mie maglia alta, quindi vado nel successivo e vado a fare una maglia alta, catenella, prendo il filo, entro nell'archetto di una catenella precedente e vado a fare una maglia alta. Ho realizzato così 2 maglie alte incrociate e continuo così, quindi prendo il filo, vado nell'archetto libero successivo, quindi non dove ho fatto la maglia alta ma in quello successivo, e vado a fare la mia maglia alta, catenella, prendo il filo, rientro nell'archetto precedente e vado a fare una maglia alta. Ancora prendo il filo, vado nell'archetto libero e vado a fare una maglia alta, catenella, torno nell'archetto indietro e vado a fare una maglia alta. Devo fare questo quindi per tutto il mio quarto giro. Vado nell'archetto libero, maglia alta, catenella, torno indietro nell'archetto precedente, maglia alta. Un'ultima volta insieme, vado nell'archetto libero, maglia alta, catenella, entro nell'archetto precedente, maglia alta. Continuo così per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminare e come riniziare poi il primo giro. Sto per terminare il quarto giro, vado a fare le ultime 2 maglie alte incrociate, quindi entro nel primo archetto, nell'ultimo archetto, vado a fare una maglia alta, catenella, entro nell'archetto precedente, vado a fare una maglia alta. Per chiudere il giro entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto della maglia alta incrociata e vado a rifare il mio primo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, la maglia alta successiva la vado a fare nell'archetto tra le 2 maglie alte incrociate, catenella e di nuovo vado nell'archetto tra le 2 maglie alte incrociate e vado a fare la maglia alta, catenella, vado nell'archetto tra le 2 maglie alte incrociate e faccio la mia maglia alta. Devo fare questo quindi per tutto il mio primo giro. Quindi questi sono i 4 giri che dobbiamo fare. Il primo giro maglia alta separata da una catenella, il secondo giro maglia bassa separata da una catenella, il terzo giro maglia alta separata da una catenella, il quarto giro abbiamo le maglie alte incrociate e poi si ricomincia. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto questi 4 giri fino ad arrivare a poter mettere i marcapunti. Sono arrivata a poter mettere i marcapunti e ho ripetuto i miei giri per 7 volte, quindi
1 2 3 4 5 6 e 7. Per mettere i marcapunti sono andata a contare i miei gruppi di maglie incrociate e io ne ho un totale di 52, quindi ne ho messe 26 dietro, 26 avanti. Mi raccomando, come sempre, se avete un numero dispari non vi preoccupate, quel dispari in più va messo sul davanti, tipo se invece di 52 ne avete 53, 26 dietro, 27 avanti. E adesso andremo a lavorare sempre gli stessi giri, però in giri di andata e ritorno, quindi vedrete che si modificherà leggermente per quanto riguarda dei giri l'inizio e la fine, proprio perché da tutto tondo andiamo a lavorare in giri di andata e ritorno. Quindi andiamo però a lavorare il nostro primo giro. Naturalmente, per chi arriverà a mettere i marcapunti e non si troverà questo giro, ma si troverà tipo al giro di maglie basse, dovrà semplicemente fare quello che faccio io nei prossimi giri per poter continuare la lavorazione e riprendere, quindi se avete finito con il giro di maglie basse, con il giro di maglie alte. Quindi andiamo a lavorare il primo giro e andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto delle 2 maglie alte incrociate e vado a fare una maglia alta, catenella, vado nelle maglie alte incrociate, maglia alta, continuo così quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il secondo giro. Sto terminando quindi il mio primo giro, ho fatto la catenella, entro nell'ultimo archetto tra le 2 maglie alte incrociate prima del marcapunti e vado a fare la mia maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e vado a fare maglia bassa all'interno della maglia alta, maglia bassa nell'archetto e poi torno a lavorare come ho sempre lavorato, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il terzo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, entro nell'ultimo archetto, ho fatto la catenella, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia bassa, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro e torniamo a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare la maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta. Devo fare questo per tutto il terzo giro. Terminato il terzo giro andremo a vedere come realizzare il nostro quarto giro. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto la catenella, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia alta, catenella, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta. A questo punto ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e poi vado a lavorare le mie maglie alte incrociate, quindi salto il primo archetto, entro nel secondo, maglia alta, catenella di separazione, torno nell'archetto precedente e vado a fare una maglia alta e ricomincio, salto l'archetto dove ho fatto la prima maglia alta, vado nella successiva, vado a fare una maglia alta, catenella, entro nell'archetto dietro e vado a fare una maglia alta, quindi di nuovo salto un archetto, maglia alta, catenella, vado nell'archetto dietro, maglia alta. Continuo così per tutto il mio quarto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come riniziare poi il nostro primo giro. Quindi sto andando a terminare il terzo giro, vado a fare le ultime 2 maglie alte incrociate, quindi entro nell'ultimo archetto, maglia alta, catenella, rientro nell'archetto precedente e vado a fare una maglia alta. Termino il giro entrando nella terza catenella, andando a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio quarto giro, quindi ci giriamo con la lavorazione e torniamo a lavorare il primo giro e andiamo a fare quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto delle 2 maglie alte incrociate e faccio una maglia alta,
catenella, archetto successivo, delle maglie alte incrociate, vado a fare la mia maglia alta. Quindi questi sono i 4 giri che vanno ripetuti fino ad arrivare all'altezza delle spalle, e come potete vedere c'è un piccolo cambiamento che a me piace tantissimo perché varierà un po' la parte superiore. Qui abbiamo, quando abbiamo fatto il corpo, tutte le maglie alte incrociate nello stesso verso in ogni giro, mentre qui, come potete vedere, iniziamo ad averle in verso opposto, e mi piace tantissimo perché dà un po' più di movimento alla maglia. Si nota solo se la maglia si guarda da vicino o da lontano, è una cosa che non si nota, però sono quei piccoli dettagli che a me piacciono. Comunque io adesso ripeto i giri, vi dico alla fine quanti giri sono andata a ripetere, farò la stessa cosa anche dietro, e mi raccomando, dietro si inizia sempre dal primo gruppo di 2 maglie alte incrociate libere e si termina anche alla fine, quindi come abbiamo fatto per il davanti, facendo lo stesso numero di giri, e poi vedremo appunto come andare a fare anche le maniche. Ho terminato di lavorare gli scalfi, ho ripetuto i 4 giri per 2 volte, quindi 1 e 2, e poi nuovamente i primi 2 giri sia avanti che dietro. Sono andata a cucire, io ho cucito per circa 7 centimetri sia a destra che a sinistra. Ora, per una taglia M io vi consiglio di ripetere i 4 giri per 3 volte, per una taglia L direi anche 5 volte. Tenete presente che io così ho uno scalfo di circa 16 centimetri. E poi per quanto riguarda le cuciture, a seconda sempre di quanto volete largo lo scollo, se lo volete più come un po' come il mio, quindi non troppo largo, andate a cucire un qualche centimetro in più rispetto a me. A questo punto quindi possiamo andare a fare le maniche. Allora, per realizzare la manica lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 5,5. Partiamo dalla parte sotto della nostra maglia e dove avevamo messo il marcapunti. Vedete, io qui ho le due maglie alte, quella avanti e quella dietro, e quindi ho qui sotto i 2 gruppi di 2 maglie alte di 2 maglie alte incrociate. Vado tra i 2 gruppi, quindi dove avevo messo il marcapunti, e vado a fare il mio primo giro, quindi la mia prima maglia alta, e vado a realizzare quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, e poi il filo lo nasconderò, vado nella maglia alta orizzontale, vado a fare una maglia alta, catenella, maglia alta orizzontale successiva, maglia alta, catenella, maglia alta orizzontale, vado a fare una maglia alta, catenella, maglia alta orizzontale, maglia alta, e continuo così quindi per tutto il mio primo giro. Poi naturalmente i giri da fare sono sempre i 4, si torna a lavorare in tondo come abbiamo sempre lavorato. Voglio solo farvi vedere qui dove ho la cucitura, vado all'interno e vado a fare la mia maglia alta e poi torno a lavorare normalmente. Quindi vi farò vedere come terminare e come riniziare il primo giro, ma ripeto, i giri sono gli stessi che abbiamo fatto per il corpo della maglia lavorando in tondo, solo che questa volta sarà più piccolo il giro in quanto stiamo lavorando appunto le maniche. Quindi sto per terminare il primo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare il mio secondo giro. Quindi entro, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa. Quindi ripeto, i giri da fare sono di nuovo i 4 giri che abbiamo fatto per il corpo. Io naturalmente alla fine vi dirò quanti giri sono andata a fare per arrivare ad avere la fine della mia manica. Ho terminato la manica, ho ripetuto i 4 giri per 9 volte, 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, e poi nuovamente i primi 2 giri per terminare con il giro di maglie basse. Adesso vado a fare la seconda manica. Ho realizzato anche la seconda manica, quindi anche questa creazione è terminata, perché come sapete non vado a fare mai i bordini, mi piace lasciare la maglia sempre più così come viene, quindi anche questo progetto è terminato.